Allora, buona giornata, ciao a tutti. È dall'alba che rispondo a messaggi. Questa mattina mi sono dedicato perché ieri ho tralasciato un sacco di cose. Devo anche tagliarmi i capelli. Guardate qua che cappellone anni 70 ormai che sto diventando. E volevo salutare Caterina Bisinella. Ciao Caterina. Hola. Sei più contenta? Va bene così? Povera Caterina, non la saluto mai nelle chat, ma sono andato a vedere le chat e il suo nome non mi risulta. Mi ha detto che è anche stata su Google Meet e lì può essere che sia stato io di mancanza. Purtroppo, ecco, prendo il caso di Caterina, non se ne abbia male, la saluto cordialmente, mi fa piacere che sia con noi, che faccia parte del gruppo e che mi segua. Il problema che spesso non capite è che io sono da solo. Voi siete in tanti, tutti che mi seguono e che quindi entrano in empatia, in conoscenza con me, ma io, molti di voi non li conosco nemmeno. Altri, quelli più assidui, che sono molto più tempo che mi seguono, che sono nella chat di Telegram. Caterina, sei nella chat di Telegram? Iscriviti subito a Telegram, che magari vedo più spesso i loro nomi, ovviamente, o con cui interagisco anche di più. Questi nomi mi restano più impressi, ecco, per cui può essere anche che nelle chat delle dirette io saluti quelli che riconosco di più velocemente e poi magari mi scappa un nome come quello di Caterina, però nella chat mi risulta. Quindi Caterina, ti ribadisco quello che ti ho detto via email, vai a vedere se nelle cose ci sia qualcosa. O eventualmente i tuoi interventi sono così pochi che mi sfuggono tra tutti gli altri, cioè ci sono varie spiegazioni. Poi la spiegazione più facile, che sono un vecchio babbione, per cui che mi sfugga più di qualcuno è normale. Anche nelle mail vi dico, faccio delle priorità, magari non riesco a rispondere a tutti o a tutti subito. Volevo ringraziare anche Giulio Martino, che è sempre così carino, mi manda un sacco di segnalazioni, di cose. È una persona molto colta, molto addentro, segue molto le cose anche della Chiesa e per cui mi segnala un sacco di cose. Sì, e quello che mi hai mandato, se la Chiesa riconosce o meno l'NDE come sintomo dell'aldilà, assolutamente no, nel senso che se ne parla anche in ambito clericale, se ne parla anche in ambito ecclesiastico e questo è già un bene. Però, come leggi anche dall'escatologo, non considerano questo come un segno religioso, anzi dice bene l'escatologo, che dice chi ha fede non deve aver bisogno di questi segni per avere più fede. Ecco, è un po' come il discorso che facevamo sui santi, come col discorso che facevamo su altre cose. Quindi Giulio, ti ringrazio sempre, con l'occasione che abbiamo ringraziato e salutato Caterina, quindi anche Giulio. Adesso non mi scrivano tutti gli altri perché, hermano, non mi hai salutato, non mi hai citato. Vi saluto, vi porto tutti nel cuore. Volevo rispondere a Stefanie Ann Storti, che mi scrive, e poi ovviamente tutti questi scriverò di andarci a vedere il video del vlog di oggi. Mi dice, seconda cosa, perché ci sono persone che non credono ma che non hanno nemmeno avuto la possibilità di leggere, di ascoltare queste cose tramite te o qualcun altro, per riuscire in qualche modo a dare delle informazioni e a dirigerlo un po'? Queste persone purtroppo vanno a finire in posti ostili. Mi potresti spiegare ciò? Forse l'hai detto ma non ho compreso, sicuramente ora mi dirai. Oppure penserai, ma cos'è che non hai capito? Grazie, abbi pazienza, Stefanie. Poi lamenta che lei, ci sono delle persone a cui succedono delle cose straordinarie, come possiamo prendere il mio esempio, e altre persone a cui non succede assolutamente niente. Lei mi dice,
Mi sto informando e leggendo da 3 anni. Allora, se dovessimo andare dovete ricordarvi la parabola del padrone che va a prendere gli operai alla mattina, a mezzogiorno, al pomeriggio e poi le ultime 2 ore di lavoro, e a tutti dà la stessa mercede, dà la stessa paga. Quindi se tu sei da 3 anni, ci sono delle persone che hanno fatto seminari, hanno fatto cose, cioè sono 40 anni che dedicano la loro vita alla religione magari, e allora che dedicano una vita eppure non hanno avuto un'esperienza spirituale, probabilmente per una serie di motivi. Adesso bisognerebbe indagare sulla storia di ognuno e poi anche accertarsi che sia vero così, perché i segni sono tanti e spesso siamo noi che non li vogliamo vedere, che non li capiamo, che non li ascoltiamo, che non ci interessa, siamo presi dalle cose di tutti i giorni, dalle cose del mondo, e non diamo peso a determinate indicazioni. Questo vale anche per le persone che secondo te non hanno avuto la possibilità di leggere o ascoltare queste cose, eccetera. Non si sono messe in discussione, non hanno voluto cercarle. Quindi quale sarà la loro fine? Ne parleremo più avanti, quando sarete più adeguatamente preparati sull'argomento. E comunque è un argomento piuttosto vasto, difficile rispondere in 2 righe in una email, oppure comunque anche in un semplice video. Sono cose che vanno comprese un passino alla volta, che vanno capite quando si inizia a avere un quadro della situazione. Se no è come dire ma che fine ha fatto Hitler? Insomma, lo sapete tutti come la penso. Bene, spero che con questo video di aver chiarito alcuni punti. Saluto tutti indistintamente. Abbiate pietà di me se ogni tanto ne salto qualcuno, ragazzi miei, sono veramente un vecchio babbione e voi siete, grazie a Dio, veramente sempre di più, e quindi c'è bisogno di ricordarsi un po' di tutti. A tutti voi un caro saluto, mettete like, condividete il video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, cosa importantissima. Ciao a tutti e buona giornata da Ermanno. Ciao!